La più dura e la più lunga di tutte le guerre combattute da Carlo Magno fu quella contro i Sassoni, i pagani del nord. Carlo Magno marciò per la prima volta contro di loro nel 772, quando aveva 30 anni, e l'ultima grande deportazione in massa che conclude questa vicenda triste e sanguinosa è dell'804, quando Carlo Magno di anni ne aveva ormai più di 60. Per 30 anni, praticamente per tutta la vita, Carlo Magno combatté per sottomettere i Sassoni. Come mai una guerra del genere? I Sassoni occupavano praticamente tutta la Germania del Nord, fino al Mar Baltico e all'Elba, ed erano una grande popolazione ancora pagana. Questo dal punto di vista di Carlo Magno era decisivo. I Sassoni per il resto erano molto simili ai Franchi, il livello di civiltà non era tanto diverso, la lingua era simile, ma il regno franco, lo sappiamo, era da sempre un regno cattolico che su questa identificazione con la fede cristiana costruiva la sua politica. Perciò sottomettere i Sassoni e cristianizzarli è uno degli obiettivi centrali di tutta l'attività politico-militare di Carlo Magno. Questo naturalmente significa anche, dal punto di vista delle conseguenze storiche, estendere l'impero, appunto, fino a occupare tutta l'Europa centrale. È un passo decisivo per la formazione dell'Europa come la conosciamo noi oggi. La guerra contro i Sassoni in realtà ha due tipi diversi di motivazioni. Quelle religiose, che sono quelle ufficiali, non sono le uniche. Avere un confine aperto con questo popolo pagano, come lo chiamavano loro, era un problema costante. I Sassoni a loro volta detestavano i loro vicini cristiani e la frontiera fra Franchi e Sassoni non era segnata da montagne, da corsi d'acqua, era una frontiera aperta nel pieno della Germania centrale, un paese certo di foreste, di paludi, ma anche di pianure, e costantemente questa frontiera aperta era attraversata da razziatori, da banditi. Ma Carlo Magno, diversamente dai suoi predecessori, è uno che quando intraprende un'impresa la porta fino in fondo. Anzi, questa direi che è una delle caratteristiche più spiccate del Carlo Magno politico, la visione, la capacità di vedere complessivamente il punto d'arrivo e di non risparmiare gli sforzi per arrivarci. Carlo Magno non si accontenta di sottomettere i Sassoni, di convincerli a star buoni, intende annetterli, occupare il loro paese, occupare il loro spazio. E questo lo può fare perché c'è la giustificazione ideologica rappresentata dal fatto di convertirli. Questi sono l'ultimo grande popolo germanico sul continente ancora pagano. Carlo Magno li convertirà, costruirà in mezzo a loro una chiesa cristiana, vedremo poi con quali sistemi. E questo significa che anche la sua guerra contro i Sassoni è una guerra benedetta da Dio. Un missionario germanico che operava in mezzo ai Sassoni, San Lebuino, di fronte alla loro ostinazione, al loro rifiuto di collaborare, a un certo punto gli disse proprio questo: se non accetterete di credere in Dio, c'è un re nel paese vicino che entrerà nel vostro paese per conquistarlo e devastarlo. E visto che i Sassoni si ostinavano a non credere, quel re alla fine si mosse. La guerra di Carlo Magno contro i Sassoni fu una guerra durissima, atroce. Fu la guerra di conquista e di sottomissione di un popolo che a nessun costo voleva farsi sottomettere, che a nessun costo voleva rinunciare alle sue radici, alla sua identità religiosa. Fu una guerra condotta in profondità, con incursioni nel paese nemico rivolte a portare il terrore, a stroncare la resistenza con l'esempio. Fu una guerra di colonne franche che penetravano nel paese sassone con forze così schiaccianti che i sassoni non potevano affrontarle in campo aperto, e quindi ovunque i franchi arrivassero i capi sassoni erano costretti a sottomettersi, erano costretti a battezzarsi, a pagare il tributo, e ovunque arrivavano i franchi costruivano fortificazioni primitive di legno, come potevano fare allora, e ci lasciavano delle guarnigioni. E poi veniva l'autunno e il grosso dei guerrieri franchi tornavano in patria, e queste guarnigioni e anche i preti che si erano portati dietro restavano soli in mezzo a un nemico che in apparenza si era sottomesso, e regolarmente ogni inverno o qua o là qualche capo sassone si ribellava. In una zona o nell'altra i sassoni insorgevano, aggredivano le fortezze, se riuscivano a prenderle sterminavano la guarnigione,
Regolarmente arrivavano notizie di chiese attaccate, di sacerdoti uccisi, e allora regolarmente cominciavano le rappresaglie. Appena la stagione lo permetteva, nuove forze franche comparivano nel paese, si spingevano ancora più in profondità, saccheggiavano e distruggevano e bruciavano i villaggi e portavano via il bestiame e portavano via gli uomini in schiavitù per punire le province che si erano ribellate. E ancora una volta i sassoni apparentemente si sottomettevano perché non potevano fare diversamente, erano più deboli. Solo molto raramente dei capi sassoni sono riusciti a radunare delle forze per dare battaglia in campo aperto. Normalmente non lo facevano. E anche qui era una guerra di pianificazione dal punto di vista di Carlo Magno. Si trattava di avere ben chiaro come è fatto il paese, dove sono le strade, dove sono i fiumi. Molti rifornimenti potevano essere mandati alle guarnigioni su chiatte che discendevano i fiumi. Si trattava di stabilire ogni anno come fare per spingere ancora un po' più in là la rete delle fortificazioni. Ogni anno Carlo Magno radunava gente, entrava in paese nemico, riceveva sottomissioni di capi che poi l'anno dopo lo avrebbero tradito, e si spingeva un po' più in là, un po' più verso il mare del nord, un po' più verso l'Elba, edificava nuove fortezze, bruciava qualche villaggio, portava via prigionieri. Alla lunga i franchi hanno prevalso. Alla lunga questa guerra, che è diventata in certi momenti quasi una guerra di sterminio fra un regno poderoso e un popolo diviso, inferiore, ecco, alla lunga i franchi hanno prevalso. Questa guerra si è conclusa con la vittoria dei franchi. Ma certamente è un impegno con cui Carlo ha dovuto fare i conti per tutta la vita praticamente. La svolta decisiva si ha quando Carlo Magno per la prima volta si rende conto che non è possibile continuare a entrare nel paese dei Sassoni d'estate e poi ritirarsi lasciando soltanto delle guarnigioni. La svolta decisiva si ha in quell'anno, mi pare che sia il 786, in cui per la prima volta Carlo Magno sverna personalmente nel cuore del paese sassone. Si porta dietro l'esercito, la famiglia, la moglie, i bambini, la corte, costruisce grandi fortificazioni, resta lì tutto l'inverno. E questo è un cambiamento decisivo, perché fino a quel momento i capi sassoni d'inverno respiravano, potevano radunare gente, radunare scorte alimentari, prepararsi a riprendere la lotta. Invece in quell'inverno la cavalleria franca arriva dappertutto, disperde i concentramenti di partigiani, chiamiamoli pure così, brucia i villaggi e le scorte, e l'anno dopo i capi sassoni davvero si trovano con l'acqua alla gola, assediati nel loro stesso paese, e stavolta si sottomettono sul serio. Il Carlo Magno della guerra sassone è un Carlo che ci appare sotto la luce meno gradevole, non c'è dubbio su questo. È il generale che sta conducendo una guerra di annientamento, una guerra ideologica contro un nemico che continua a ribellarsi, che chissà perché non vuole sottomettersi. È il generale che comanda un esercito poderoso, continuamente aggredito e molestato da partigiani, da ribelli, e che risponde di conseguenza. La guerra di Carlo Magno in Sassonia è una guerra appunto di terrore, è una guerra di rappresaglia, è una guerra di esecuzioni di ostaggi, innumerevoli occasioni, una in particolare è rimasta famosa ed è rimasta come una macchia sulla memoria di Carlo, tanto che gli storici sono rimasti anche turbati da questo episodio. C'è un'occasione a Verden, sulla Weser, quando nel 782 Carlo Magno si è fatto consegnare più di 4.000 ostaggi sassoni. E quando gli arriva notizia di una nuova ribellione, fa giustiziare in un solo giorno tutti questi ostaggi. Ecco, di fronte a cose come queste, storici come quelli dell'Ottocento, ma anche del Novecento, che volevano in qualche modo celebrare la grandezza di Carlo, sono rimasti impressionati. C'è tutta una letteratura che cerca di negare l'autenticità storica di questo massacro. In realtà poi dopo ne abbiamo viste ben altre, quindi non c'è da stupirsi che in quest'epoca in particolare un comandante militare assediato in un paese nemico potesse ricorrere a misure di questo genere. Altrettanto sgradevoli sono le misure di deportazione. Ci sono più occasioni in cui Carlo Magno, per stroncare la resistenza di qualche capo sassone, decide di sgomberare il suo territorio. Tutta la popolazione viene radunata e deportata in altre zone. E nelle zone che sono rimaste libere, Carlo Magno fa affluire coloni franchi, fa affluire coloni slavi, cosa che poi gli storici tedeschi, specialmente in epoca nazista, non gli perdoneranno. Caccia via i sassoni, che sono dei puri e duri germani, e al loro posto fa venire gli slavi. Ma evidentemente a Carlo Magno non interessava l'aspetto etnico, razziale. Non era una guerra nazista questa, ma era una guerra di religione.
I sassoni dovevano essere sottomessi e convertiti. E in questo senso tutti i mezzi erano buoni, anche l'emanazione di una legge terribile, come il capitolare sassone di Carlo Magno, è la legge che stabilisce come dovranno essere puniti quei sassoni che si ostinano a non accettare il governo franco e che si ostinano a non accettare la nuova religione. Ed è appunto davvero una legge impressionante. È la legge che stabilisce che quando un sassone aggredisce un sacerdote o saccheggia una chiesa deve essere messo a morte, e quando un sassone viene colto nell'atto di non rispettare il digiuno della Quaresima deve essere messo a morte, e quando un sassone è sospettato di avere compiuto gli antichi riti pagani o di aver sepolto i suoi morti secondo l'usanza pagana e non quella cristiana deve essere messo a morte. È una legge la cui durezza si misura specialmente se noi sappiamo che normalmente le leggi di quest'epoca non condannavano a morte. Questa era un'epoca dura, rozza, ma era un'epoca in cui la legge dello Stato, la legge del re, non condannava nessuno a morte. La gente poteva cavarsela, qualunque cosa avesse commesso, pagando delle ammende, accettando di fare penitenza. Se poi uno aveva ammazzato qualcuno, se la vedeva con i parenti del morto. Questa è un'altra faccenda, e il re non ci metteva mano. Ma le leggi del re non condannavano a morte nessuno del suo popolo. Ecco, invece veramente incontrare questa legge sassone, che così spietatamente elenca tutta una serie di delitti, di colpe, di offese alla fede cristiana, per cui l'unica pena prevista è la morte, ci dà la misura di come Carlo Magno in certi momenti, per disperazione, abbia pensato che soltanto un regime di terrore gli avrebbe fatto vincere la resistenza dei sassoni. Abbiamo parlato a lungo degli aspetti più sgradevoli, anche impressionanti della guerra sassone, ma c'è anche un altro risvolto su cui vale la pena di fermarci. Questo, l'abbiamo detto più volte, era un'epoca dura, rozza, ma questo non vuol dire che la gente dell'epoca non sapesse ragionare, non sapesse riflettere e discutere su quello che stava facendo. A un certo momento, nell'ambiente di Carlo Magno, fra gli intellettuali della sua corte, fra gli uomini di chiesa dell'impero, si comincia a avere la sensazione che forse questo non è il modo giusto per convertire un popolo. Si comincia a dire che forse stiamo sbagliando. Ecco, questo è il discorso che viene fuori con insistenza. Stiamo attenti perché stiamo sbagliando. Ed è un discorso che diventa via via sempre più articolato. È una critica serpeggiante che viene anche da voci inaspettate, da persone molto vicine a Carlo Magno, Alcuino per esempio, il principale dei suoi consiglieri. Si comincia a discutere e si dice: ma siamo poi sicuri che si può convertire la gente con la spada, con la forza, che si può obbligarli a convertirsi? Ecco, questa non era gente, anche gli intellettuali, che amasse discutere molto in profondità di teologia, e però in occasioni come queste si vede che invece la discussione nasce. Cosa vuol dire convertirsi? È possibile costringere la gente a credere? No, non è possibile. Come pure si riflette sul modo in cui in questo paese conquistato si sta costruendo la Chiesa, perché c'è anche tutto questo aspetto. La conquista, la conversione non hanno soltanto un aspetto militare, ma c'è un investimento grosso per portare fra i sassoni ecclesiastici, missionari, per edificare una struttura ecclesiastica. Un investimento grosso e anche costoso, perché questi missionari rischiano sul serio la pelle, sono i primi che vengono fatti fuori quando i sassoni si ribellano. Allora, a questo punto si dice: benissimo, noi stiamo costruendo fra i sassoni la Chiesa cristiana, ottima cosa. Stiamo costruendo la Chiesa, la rete delle parrocchie, abbiamo impiantato parroci un po' dappertutto, e naturalmente la prima cosa che abbiamo detto è che adesso la gente deve pagare la decima al parroco. E questo è normale, perché in Occidente, nell'impero, già da molto tempo è stato stabilito che tutti i fedeli devono pagare una tassa, la decima appunto, per mantenere il clero. E però Alcuino e altri cominciano a dire: attenzione, perché perfino noi che siamo cristiani da secoli ci secca lo stesso pagare la decima. Adesso noi abbiamo convertito questi sassoni, gli portiamo la parola di Dio e come prima cosa gli diciamo: pagate. Forse non è la cosa giusta. E la cosa più impressionante è che queste discussioni non rimangono confinate ai circoli intellettuali, ma a un certo punto cominciano ad avere una ricaduta politica. Quando ormai i sassoni sono praticamente sottomessi, Carlo Magno intraprende una guerra contro un altro popolo pagano, gli Avari. Questi stanno in Oriente, in Pannonia, sono un popolo asiatico, una specie di Unni, anche loro pagani, anche loro vanno sottomessi e cristianizzati.
Bene, nell'accampamento stesso dell'esercito che sta per marciare contro gli Avari si riunisce una conferenza episcopale per tracciare le linee, per pianificare la conversione degli Avari. E lì si dice: non rifacciamo gli stessi sbagli che abbiamo fatto nel caso dei Sassoni. Bisogna predicare la parola di Dio e non chiedere le decime. Bisogna parlare dell'inferno ma anche del paradiso. Bisogna convincerli, perché obbligarli non serve a niente. Ed è in questo stesso contesto che Carlo Magno alla fine si lascia convincere a ritirare la legge sassone, a ritirare quella legge tremenda che in pratica imponeva lo stato d'assedio in tutta la Sassonia, e a concordare con i capi stessi dei Sassoni una nuova legge molto più moderata. Ed è in questo contesto che la guerra sassone si conclude davvero.